Il 27 aprile 1945 Panitteri viene arrestato dai partigiani comunisti su mandato del Comitato di Liberazione Nazionale, che ha stabilito la pena di morte per i dirigenti fascisti, giudici compresi. In questi giorni sanguinosi basta molto meno per essere condannati a morte. Inoltre è accusato di aver ordinato, insieme a Savorgnan e altre autorità fasciste, l'esecuzione di 9 partigiani senza regolare processo. Il paradosso tragicomico è che chi accusava Panitteri ha usato regolarmente lo stesso metodo contro i vinti. Ma la fortuna ancora una volta è dalla sua parte. Poco prima dell'esecuzione giungono sul luogo dei militari americani, a cui riesce a mostrare il suo tesserino di pilota dell'Aeronautica Militare Italiana. L'ufficiale che comanda i soldati americani ordina la sospensione dell'esecuzione e pretende la consegna del prigioniero, che viene aggregato ad altri prigionieri e diretto sotto scorta al campo di prigionia di Coltano. Il 19 agosto riesce a fuggire e attraverso varie vicissitudini raggiunge la Sicilia, dove rimane latitante per molti mesi. Quando però la Corte d'Assise di Perugia, nel marzo del 1948, assolve un giudice che aveva una simile situazione giudiziaria, Panitteri si costituisce e ottiene anche lui l'assoluzione. Ottiene anche un regolare passaporto vidimato per l'Argentina e lascia Trapani per imbarcarsi a Genova. Ma lì cambia idea e si reca nella vicina Marsiglia, dove il 14 luglio del 1948 si arruola nella legione straniera sotto il falso nome di Henri Lagarde. L'anno successivo, terminato l'addestramento, viene congedato dal campo di Sidi Bel Abbès con il grado di caporale e viene inviato a combattere i comunisti di Ho Chi Minh e del generale Giap nell'Indocina francese. Il comando delle forze francesi della Nam meridionale, che apprezza le sue doti militari nelle missioni di controinsurrezione già compiute, il 27 luglio 1949 lo destina a un convoglio di rifornimenti per le posizioni della Nam settentrionale. Il convoglio di 15 veicoli parte da Ninh Hoa, scortato da una sezione di scout tunisini e 2 sezioni della legione. Ma 6 miglia a sud di Dec Ma il convoglio cade in un'imboscata da parte di innumerevoli Viet Minh che incendiano a colpi di bazooka la colonna di veicoli blindati e camion. Il caporale Lagarde Panitteri raccoglie i legionari sopravvissuti e guida il contrattacco, ma ben presto è l'unico sopravvissuto, con la gamba sinistra maciullata da un proiettile esplosivo. Riesce comunque a raggiungere un mitragliatore pesante con il quale spara disperatamente finché un Viet Minh non gli salta addosso e gli rompe il cranio con il calcio del fucile. Vedendo Panitteri cadere, il Viet crede di aver ucciso il legionario, che invece estrae la pistola dalla fondina e gli spara. Grondante di sangue dalla testa ai piedi, Panitteri giace solo per diverse ore in attesa dei rinforzi chiamati via radio durante l'imboscata. Finalmente arriva l'elicottero che lo porta al reparto chirurgico più vicino. A causa della gravità delle sue ferite è trasportato a Saigon e successivamente da Saigon all'ospedale militare di Parigi. Dopo mesi di cure viene dimesso dall'ospedale, avendo perduto la gamba sinistra e la mano destra, con il teschio coperto da una calotta di metallo e con centinaia di cicatrici su tutto il corpo. Nel 1952 la Francia gli conferisce la massima onorificenza al valor militare e lo nomina Cavaliere della Legione d'Onore con facoltà di aggiungere al suo cognome il predicato di Lagarde, divenendo così François Panitteri Lagarde, e ospite d'onore in tutte le manifestazioni storiche annuali della Legione straniera e della Repubblica francese. Quest'anno, scrive un quotidiano francese nel 1980, un caporale avrà l'onore di portare la mano del capitano d'Anjou durante la cerimonia del Cameron, la parata annuale della Legione straniera. François Panitteri Lagarde, grande mutilato, eroe della lotta di Dec Ma della Nam, che per la sua eccezionalità ci mostra un esempio di coraggio e forza. Attraverso di lui la Legione vuole onorare tutti i legionari, la cui devozione e sacrificio hanno assicurato la gloria alla Legione.
Panitteri muore a Trapani il 27 marzo 1990, all'età di 69 anni.